Se guardate verso la collina che sovrasta il centro di Matera, vedrete una struttura imponente in stile aragonese che domina tutta la città. Si tratta del Castello Tramontano, ha 3 torri, muri spessi, ma ha una particolarità inquietante. Non è mai stato completato. Perché? Oggi vi raccontiamo una delle storie più affascinanti e oscure della città di Matera, la storia di un tiranno, di un popolo oppresso e di un omicidio collettivo che cambiò tutto. Per capire questa storia dobbiamo tornare indietro nel tempo, ma senza lasciare Matera. Siamo nel 1497. Matera non è libera, ma cade sotto il controllo di un uomo ambizioso, il conte Giovancarlo Tramontano. Nato figlio di banchiere, abile spadaccino e uomo di potere, Tramontano ottiene il titolo di conte con promesse e corruzione, ma ben presto il suo vero volto emerge. Il conte non vuole difendere Matera, vuole controllarla, vuole costruire un castello per sorvegliare i cittadini, non per proteggerli dai nemici esterni. E per finanziare le sue ambizioni e l'acquisto di nuovi feudi, inizia a tassare ogni cosa. I tributi imposti dal conte soffocano la città e Matera, fiorente e orgogliosa, sprofonda in una povertà mai vista prima. Per 17 lunghi anni i materani sopportano, mentre il conte è inviso a tutti. Le sue promesse sono tradite, le tasche dei cittadini svuotate. È una città che lavora ogni giorno nella pietra, che resiste in silenzio, mentre viene sovrastata da un simbolo di potere e di controllo. Ma ogni comunità ha un limite e anche la pazienza di Matera sta per finire. È il 29 dicembre 1514, domenica. Il conte Tramontano è al Duomo per la messa. Ha un'abitudine: lasciare le armi fuori dalla chiesa. I congiurati lo sanno e hanno già corrotto le guardie mercenarie. Il destino del conte è segnato. Il conte capisce, tenta la fuga, si difende strenuamente, ma è inutile. Viene circondato e trucidato a colpi di alabarda. Appena uscito dalla messa, in una stradina laterale scatta la trappola. Quella strada, testimone del sangue versato per la libertà, da quel giorno si chiama Via Riscatto, il riscatto di un popolo contro il suo tiranno. Uccidere un nobile è un reato gravissimo. Il re manda un commissario da Napoli con un compito preciso: trovare colpevoli e punire la città. Ma a Matera accade qualcosa di inaspettato. Nessuno indica un colpevole, nessuno parla, perché la verità è che non c'è un assassino solo. Il conte era inviso a tutti e ad ammazzarlo simbolicamente è stata l'intera città. Alla fine, Re Ferdinando capisce che non può impiccare un'intera città. Matera accetta una transazione, paga 10.000 ducati d'oro per ottenere l'indulto. È un prezzo altissimo, ma è il prezzo della libertà. Matera è di nuovo libera.
Ed è per questo che il castello tramontano è rimasto incompiuto, non per mancanza di fondi, ma perché il potere che rappresentava è stato spezzato. Quelle mura incomplete sono oggi il monumento più bello alla libertà dei materani. Conoscevate questa storia nascosta tra i sassi? Fatemelo sapere nei commenti. Se amate le storie del nostro Mediterraneo, iscrivetevi a Storie Mediterranee e attivate la campanella. Alla prossima storia!